Ci sono storie nel mondo del wrestling che somigliano a un lungo viaggio fatto di alti, bassi, scelte coraggiose e strade che sembrano portare lontano, solo per poi ricondurti esattamente nel punto in cui tutto era iniziato. Quella di Bea Priestley è una di queste storie. Una carriera che ha attraversato continenti, federazioni e momenti di gloria, ma anche frustrazioni e difficoltà, fino ad arrivare a questo sorprendente annuncio, il ritorno ufficiale in Stardom. Per capire l'importanza di questa notizia dobbiamo tornare indietro nel tempo, al momento in cui Bea mosse i suoi primi passi nel mondo del wrestling. Bea Priestley, il cui vero nome è Beatrice St. Clair Priestley, nasce in Inghilterra e fin da giovanissima si appassiona al wrestling. All'età di 10 anni si trasferì a Wellington in Nuova Zelanda e inizia ad allenarsi presso la struttura di sviluppo della New Zealand Wide Pro Wrestling sotto la guida di Travis Banks e debutta per la compagnia come Amy St. Clair quando aveva 16 anni. Dopo 4 anni, durante i quali lottò anche per Impact Pro Wrestling come Beatrice Priestley e per la Hughes Academy come Tammy Late, tornò in Inghilterra per proseguire la sua carriera allenandosi nel programma di sviluppo della Progress Wrestling. Cresciuta nella scena britannica, si mette in mostra in diverse promotion indipendenti, fino a diventare una delle wrestler più promettenti del Regno Unito. È proprio grazie a questa crescita che attira l'attenzione della Stardom, la compagnia che stava rivoluzionando il Joshi Pororesu. Il suo debutto in Stardom avviene nel 2017 e da subito Bea si impone come una presenza diversa rispetto alle wrestler giapponesi. Più fisica, più aggressiva, con uno stile che unisce la tecnica europea e la durezza del wrestling britannico, ha un atteggiamento spavaldo che la rende immediatamente riconoscibile. In poco tempo entra a far parte della stable più prestigiosa della compagnia, le Queen's Quest. Al fianco di Yoshirai e Momo Watanabe, Bea si consolida come un nome importante e la sua crescita sembra inarrestabile. Il punto di svolta arriva però nel 2019, quando riesce a conquistare il titolo massimo, il World of Stardom Championship, sconfiggendo Kagetsu. È un traguardo storico, una lottatrice britannica che diventa campionessa mondiale in una delle promotion più importanti del Giappone. Il suo regno dura diversi mesi e la consacra come una delle figure di spicco della Stardom, anche se non mancano critiche da parte di una parte del pubblico giapponese che vedeva in lei una campionessa esterna alla tradizione Joshi. Tuttavia Bea non si fa condizionare, continua a portare avanti con orgoglio il suo ruolo fino a quando decide di cambiare rotta e unirsi a Oedo Tai, la stable ribelle e caotica che le permette di mostrare un lato ancora più oscuro e aggressivo. Quella fase della sua carriera è forse la più iconica in Stardom. Un personaggio forte, una presenza scenica notevole, un rendimento sul ring che la rende una delle wrestler più discusse nel bene e nel male. Tuttavia, nel 2021 arriva un annuncio improvviso. Bea lascia la Stardom. La decisione lascia i fan sorpresi, ma il motivo diventa presto chiaro. La WWE la mette sotto contratto con l'obiettivo di inserirla prima a NXT UK. Lì adotta il ring name di Blair Davenport e sembra inizialmente destinata a diventare una delle punte di diamante del brand. Il suo stile si adatta bene, ma la realtà è diversa dalle aspettative. NXT UK stava vivendo la sua fase calante e nonostante qualche buona rivalità, Bea non riesce mai a imporsi davvero. L'opportunità di rilancio arriva quando la federazione chiude NXT UK e molti dei suoi talenti vengono spostati a NXT negli Stati Uniti.
Il passaggio a NXT avrebbe dovuto essere il vero trampolino di lancio, ma ancora una volta le cose non vanno come previsto. B viene utilizzata a intermittenza, coinvolta in qualche rivalità, ma senza mai essere spinta come una vera protagonista. Nonostante il suo talento fosse evidente, la WWE non sembra mai davvero credere in lei. Dopo diversi mesi di alti e bassi, arriva la promozione al main roster, precisamente a SmackDown. Per molti wrestler questo è il sogno, il momento che corona anni di sacrifici. Per B purtroppo si rivela l'ennesima occasione sprecata. A SmackDown viene impiegata pochissimo, relegata a ruoli marginali e senza mai ricevere una storyline significativa. Alla fine il destino è quello che molti temevano. B viene rilasciata dalla WWE. Un licenziamento che, a differenza di altri casi, non sorprende i fan più attenti. Non perché B non avesse le qualità, ma perché la compagnia non aveva mai davvero puntato su di lei. Pochissimo successo, poche opportunità sfruttate e la sensazione amara di un talento sprecato. Ma ogni fine porta con sé un nuovo inizio e così, dopo anni lontana, B. Priestley decide di tornare nel posto che più di ogni altro le aveva dato gloria, la Stardom. Un ritorno che sa di rivincita, di un cerchio che si chiude, ma anche di una seconda possibilità. Non è più la giovane promessa che aveva sorpreso il pubblico nel 2017, ma una wrestler matura, con un bagaglio di esperienza internazionale, con tanta voglia di dimostrare che la vera B è ancora qui. Il suo ritorno coincide con l'inizio del 5-Star Grand Prix 2025, il torneo più prestigioso della Stardom, un'occasione perfetta per rimettersi subito in mostra. Il percorso di B all'interno del torneo è stato solido, fatto di prestazioni convincenti e match che hanno ricordato a tutti le sue abilità. Non è riuscita a vincere il trofeo, ma la sua presenza ha restituito al pubblico quella sensazione di pericolo costante. Affrontare B. Priestley significa trovarsi davanti a una lottatrice che può ribaltare l'incontro in qualsiasi momento, con un mix di potenza e aggressività che poche altre hanno. Ed è proprio grazie a questo il ritorno in grande stile e alla vittoria ottenuta all'interno del 5-Star Grand Prix contro Saya Kamitani che B si è conquistata subito una chance importantissima, un match valevole per il World of Stardom Championship contro Phoenix Queen. L'incontro si terrà a Stardom to the World il prossimo 6 settembre e rappresenta già uno degli appuntamenti più attesi dai fan. Per B è l'opportunità di tornare sul tetto della compagnia, di riprendersi quel titolo che aveva già indossato anni fa e di dimostrare che, nonostante tutto, lei è ancora una delle migliori al mondo. Ma di questo match parleremo più dettagliatamente in un prossimo contenuto. Ecco perché vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione potete trovare tutte le info del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi apre una finestra sul magico mondo del wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre restare aggiornati con tutto ciò che gira intorno alle vostre atlete preferite. E voi che dite? Siete felici del ritorno di B. Priestley in Stardom? Lasciate il vostro pensiero nei commenti. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima! Bye poi!